Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino. Hi, this is Alex Kantrowitz. I'm the host of Big Technology Podcast, a longtime reporter and an on-air contributor to CNBC. And if you're like me, you're trying to figure out how artificial intelligence is changing the business world and our lives. So each week on Big Technology, I bring on key actors from companies building AI tech and outsiders trying to influence it, asking where this is all going. They come from places like NVIDIA, Microsoft, Amazon, and plenty more. So if you want to be smart with your wallet, your career choices, in meetings with your colleagues, and at dinner parties, listen to Big Technology Podcast wherever you get your podcasts. SETTANTAxOTTANTA.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi? Di Fumetti. Fidanzato o forse ex fidanzato di Clarabella, Orazio, da cavallo da lavoro poco antropomorfo, diventa prima spalla di Topolino, perdendone però progressivamente ruolo a favore di Pippo, che pare sostituirlo anche nel cuore dell'amata. Infine diventa alter ego di Archimede nel mondo dei topi, dove svolge l'attività di aggiusta tutto. La sua figura è curiosa e a tratti contraddittoria. Vediamola. Orazio Cavezza, nome originale Horace Horsecollar, è un personaggio dell'universo Disney creato da Walt Disney e dal disegnatore Ub Iwerks. La sua prima apparizione risale al cortometraggio L'aratro di Topolino del 1929, dove svolgeva il ruolo di cavallo da lavoro per Topolino. In effetti inizialmente Orazio era rappresentato come un cavallo con caratteristiche antropomorfe limitate. Il suo cognome, Cavezza, fa riferimento evidentemente al collare di legno che indossava sin dagli esordi, sostituito temporaneamente da un papillone in alcune rappresentazioni. Nel corso degli anni il personaggio ha subito un'evoluzione, acquisendo tratti più umani e diventando una figura ricorrente nelle avventure di Topolino, di cui era spalla prima di essere gradatamente offuscato da Pippo, al punto che Orazio ha passato anni senza avere un ruolo significativo. Saggio e compito, anche se a tratti saccente e goffo, pragmatico ma anche bizzarro, il timido Orazio è noto per la sua relazione con Clarabella, una mucca antropomorfa con la quale forma una delle coppie più longeve e amate del mondo Disney, anche se progressivamente il loro rapporto sentimentale sembra raffreddarsi e rimanere sullo sfondo, quasi fosse una sorta di ricordo, e ciò soprattutto per il fatto che Clarabella a un certo punto appare come fidanzata di Pippo, che oltre ad aver sostituito Orazio nel ruolo di migliore amico di Topolino sembra averlo fatto anche nel cuore dell'amata, anche se Orazio, va detto, non sembra patirne. In ogni caso la loro dinamica di coppia ha aggiunto profondità al personaggio, rendendolo più di una semplice spalla comica. Nel corso degli anni Orazio, che è un riparatore aggiustatutto, evolvendo nei fumetti italiani degli anni 60 e 70, diventa un meccanico e inventore dilettante, quindi una specie di alter ego topolinese del paperopoliano Archimede pitagorico, anche senza la relativa genialità. Questa caratterizzazione, introdotta da autori come Romano Scarpa, lo rese un personaggio ingegnoso e pragmatico, capace di creare oggetti bizzarri per aiutare Topolino nelle sue avventure. La sua officina meccanica è diventata nel tempo un simbolo della sua personalità pratica e un po' eccentrica. Nonostante l'introduzione di nuovi personaggi nel corso degli anni, Orazio ha mantenuto un posto speciale nel cuore dei fan Disney. La sua evoluzione da semplice cavallo a personaggio complesso e antropomorfo riflette la capacità degli autori Disney di adattare e sviluppare i loro personaggi nel tempo. Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80. Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino. Do you love rom-coms? Do you wish you could talk about Christmas movies year-round? Then we have the perfect podcast for you, Hallmarkies Podcast. Throughout the year, we cover all things romance, holiday, and Hallmark, including recaps of every Hallmark show, like When Calls the Heart and The Way Home. You can also get loads of bonus content covering shows like Bridgerton, Sweet Magnolias, and Just Like That.
We are an all-female group of friends who are passionate for these shows and movies and give our honest opinions as well as gush over what we love so much. But that's not all. Every Monday, there are interviews with all your favorite actors, writers, directors, and more. Check out Hallmarkies Podcast on all your podcast providers and on YouTube. That's Hallmarkies Podcast wherever you listen to podcasts.